Buongiorno, siamo qua con Cristina. Ciao Monica, ciao Elena, ciao Elena, ciao Monica. Ciao. Ciao. Ciao Melena, ciao Eloica. Iniziamo questo viaggio di Cristina. 5, 4, 3, 2, 1. Si va in scena. Come la vedete? Allora, io vedo Cristina dentro a una stanza dove ci sono tre pareti, è una stanza, ci sono solo le pareti e il pavimento. Tre pareti sono un grigio scuro e una parete davanti è bianca e Cristina sa che se sposta quella parete bianca va verso la sua nuova vita, la libertà. Solo che cerca di farla slittare, di spostarla, ma non ci riesce. Chi dà l'autorizzazione, Elena? Sì, mi chiede se posso aiutarla a trovare il meccanismo per togliere quella parete. Monica, come la vedi? Non so, sembrano delle immagini legate all'infanzia, che credo sia un momento anche che vive con malinconia, con nostalgia, in età di gioventù, perché vedo tipo i ricchi e poveri, eh, Susanna tutta panna, un pappagallo verde. E poi mi fa vedere lei su una gondola a Venezia. Chi dà l'autorizzazione? Sì, è come se volesse ritornare ad assaporare, a sentire quel tipo di piacere e di intensità della vita di un tempo. E quindi assolutamente sì. Il sapore della panna di Susanna tutta panna. Dei Eh, formaggini. Elena, vibrazione. 18 miliardi, Monica, solo se tanto diverso intervieni, eh? Consapevolezza, Elena. 135, Anima, 42, vite, 2301, cervello, 8.6, suscettibilità ipnotica, 39. Scusate. quanto è nella 3D? Un 80% nella 3D e 20 riesce ad andare in 4D. Monica, questo? sì, circa così. Avevo solo visto una vibrazione un po' più bassa. Gli altri Quanto? valori molto simili. 4 Quanto? miliardi avevo visto. Vivacità animica. Chi vuole? 61 mi viene. Mhm. Allora, prima una, poi l'altra dica chi vuole. Come si chiama il progetto di Cristina? Per me è arrivato allora, si chiama Triangolo della Morte. Ma l'immagine è come una piramide dove Cristina è dentro, dove ci sono ehm, queste pareti di vetro e gli spigoli tutti d'oro illuminati, quindi all'interno si sta anche bene, ma diciamo che è la scatola dove lei è chiusa e dove con il suo progetto attuale arriva a morire scemando. Quindi triangolo della morte. E Monica? Mm, come significato è simile, mi viene attenta che cadi, come se lei rimanesse immobile,
per paura proprio di cadere, di sbagliare, poi di pentirsi, di fatto non fa esperienza, rimane, come ha detto Elena, all'interno di questo triangolo. Va bene, ragazzi, io vedo dall'inizio dall'esposizione dei punti di Cristina bambina, 7-8 Sì. anni, Sì, sì. coi suoi capelli, bambina, figlia unica. Il suo mondo sono i suoi genitori. Mm. Cosa vedete? Allora, a me è arrivata questa immagine di lei da bambina proprio, che gioca con le bambole, i passeggini, fa finta di essere una mamma di famiglia, no? Che deve fare la spesa, curare i figli così, e poi catapultata intorno ai 24-25 anni, dove praticamente fa la stessa cosa, ma il gioco di diciamo far finta di avere la famiglia a quel punto diventa il lavoro che lei fa, ma sempre stando con i suoi genitori, e quindi il gioco è diventato il lavoro, far finta di lavorare, no? Anche se lavorava veramente, ma era più come il passatempo che lei aveva da bambina con le bambole. Monica? Allora, simile sotto un altro aspetto, cioè si ripropone da bambina e poi da adulta la solitudine. Mi fa vedere che da bambina trascorreva tempo in casa con i genitori, con la televisione, con i suoi giochi, e da adulta continua questa solitudine, in parte accudendo i suoi genitori e lavorando, e adesso una solitudine che è sospesa perché non ha più né il lavoro né l'accudimento dei genitori. Ah, ok, viviamo in un multiverso. Esistono tante Cristina. Quante ne esistono e come sono fatte? Dalla fine dell'attività lavorativa, che è stata vissuta da Cristina come una liberazione, ad oggi. Vediamone una, completamente diversa. È lei che balla su un cubo da ragazza, proprio all'opposto proprio di come lei, estremamente socievole, che ha tante anche avventure, no, sentimentali, ha tante amicizie. E non fa nessun tipo di percorso interiore. Un'altra, Elena. Sì, lei che ha una donna di carriera, mi sembra un avvocato, capo di uno studio con più avvocati, dove dirige questo studio e dove viaggia molto, anche viaggia per il mondo, ha più storie serie, ha un marito che poi però da cui si separa, ma comunque ha storie lunghe con uomini, non ha figli però. Un'altra, Monica. È una casalinga e ha 2 figli ed è una casalinga amorevole. Cioè fa la vita di casa, di madre, di moglie con grande cura, ma anche amore per se stessa. E qua lei si sente molto realizzata. Un'altra, Elena. Dove Cristina è una maratoneta professionista, gira il mondo come a fare le gare e vince anche molte medaglie sia olimpioniche che di altri tipi, e smette intorno ai 34 anni per un infortunio, e lì inizia la sua vita di coppia. Diciamo, aveva già un fidanzato, ma lì diventa stabile e allora senza figli, però convive con il suo compagno e vedo che insegna ginnastica. Volete aggiungere qualcosa? Ce ne sono delle altre? Tantissime altre. Mm. In una, per esempio, fa anche la perpetua in una chiesa.
In un'altra vedo che è una scrittrice. Io in un'altra vedo che è tipo una formatrice e tiene corsi in tutto il mondo, poi si trasferisce negli Stati Uniti. Elena, entità eteriche nuove. Il guardiano della soglia, il primo che è tipo, potrebbe assomigliare a un ciclope, molto peloso con la bava che scende e davanti a Cristina c'è questa grata come se fosse una cella. Poi? Poi c'è il banconiere. Ogni volta che Cristina punta su un'esperienza nuova, questo banconiere fa il gioco delle tre carte, quindi vi mischia le strade e viene deviata per tornare dove è ora. Beh, di che natura sono? Questi due del primo universo. Ma in realtà sono falchi, rettili, felini. Sì, allora, il guardiano della soglia sembra un grosso scimpanzé, cioè deriva tipo, sembra uno scimpanzé, una roba così, una scimmia. Umanoide. Sì. L'altro invece, il banconiere, sì, rettiliano, perché se guardo c'ha tipo, sembra un coccodrillo, assomiglia a un coccodrillo. Poi c'è un uomo del tempo che è proprio tra lei, si interpone tra lei e una possibile storia che, diciamo, teoricamente potrebbe diventare fiamma, no? Quindi vedo come se dietro ci fosse la luce che molto in lontananza diventa fiamma. Poi c'è, però è come se fosse un po' più distante, come se tenesse d'occhio la scena per poter interferire in qualche momento. C'è questa figura nera molto filiforme, potrebbe sembrare quasi come se avesse un mantello molto simile a quello di Batman, però molto fine, molto molto fine, che arriva dal secondo universo. Monica ha qualcosa da dire, aggiungere, integrare? Il rettile io l'avevo visto sotto forma di serpente che visto dall'alto sembrava un labirinto, quindi come se lei proprio si perdeva all'interno. Quindi però il concetto è sempre lo stesso, perché lei l'ha visto come il banconiere che comunque la inganna, no? Facendo il gioco delle tre carte, facendola comunque sempre perdere, no? Però io perdere anche proprio nel senso di smarrire, lei che si perde nel labirinto, l'avevo vista. E poi quello che io vedo che proviene dal secondo universo è l'archetipo di Gesù, che anche se lei non è religiosa, non ha importanza, perché tanto i disvalori che porta sono comunque quelli, che è quella dell'assistenzialismo, della rinuncia di sé e della vita vista in maniera sacrificante, dura, priva di soddisfazioni personali, mettendosi al servizio di altri, negando se stessa, negando il proprio piacere, negando i propri spazi. Entità mentali, Monica. La prima che mi viene, vedo grosso modo tre. Una si chiama fatica di vivere. Nel passato effettivamente lei ha avuto anche una vita abbastanza pesante perché aveva dei grossi carichi di responsabilità sia all'interno della famiglia sia all'interno del lavoro, che la portavano proprio ad azzerare completamente se stessa. Adesso che questi carichi non ci sono più, perché sono venuti meno i familiari, è venuto meno il lavoro, è come se non godesse della vita, non sentisse la bellezza della vita, la vive con poco entusiasmo.
Quindi io direi questo è un livello, allora, attualmente direi 5. Poi ce n'è una che mi viene come sbagliando si impara, che così dovrebbe essere, no? Facendo degli errare significa sbagliare, ma significa anche viaggiare, significa camminare, significa evolvere. Però lei in un certo senso ha un po' paura di questi sbagli e infatti in passato si è negata delle esperienze sentimentali perché pensava potessero portarle via tempo, energia. Anche adesso è ferma, è bloccata, non sa se trasferirsi, eccetera, no? Quindi è come se questa anche una forte severità nei confronti di se stessa, una forte forma di giudizio. E quindi rimane alla fine un po' imbrigliata in se stessa. Direi qui anche livello 4-5. E poi mi viene qualcosa tipo solitudine nera. Mi fa vedere come questa condizione di solitudine ci sia sempre stata e spesso accompagnata anche da un umore molto cupo, da vibrazioni molto basse, pensieri molto scuri. Adesso va meglio, per cui direi che il livello diciamo che è più intorno al 3, però mi fa vedere che ci sono stati dei periodi della vita in cui era anche 7-8. Elena, vuoi integrare? Mi veniva una in più, che forse era più, diciamo, si porta, diciamo, al ricordo lo strascico di questa ora, è un po' meno, che si chiama produzione di fabbrica, quindi nel senso che è proprio come se Cristina fosse un robot di una fabbrica che deve fare le cose in sequenza perché così si fanno, no? E quindi tutta l'energia è a far bene le cose come devono essere fatte nella sequenza di quello che è previsto, diciamo, dal sistema e dalla sua devozione sacrificale, ecco. Adesso è molto meno 1 o 2, è più quasi come se fosse abituata a quello schema lì, ma non avendo il lavoro, non avendo più genitori, viene un po' meno, però tendenzialmente lei fa le cose della vita di tutti i giorni con questo schema qua. Impianti, Elena. Uno è come se fosse un microscopio all'interno degli occhi, ok? Quindi lei tende a prima di muoversi ad analizzare le cose quasi al microscopio, no? Quindi nei minimi dettagli. Questo però quando questo impianto è attivato, no? Fa sì che ora che lei è arrivata a focalizzare la cosa nel minimo dettaglio, l'esperienza che poteva fare è svanita, ok? Perché è passato il tempo, quindi proprio fa svanire le cose davanti agli occhi. E poi c'è tipo un collare, come se fosse un collare simile a quello dei carcerati che hanno alla caviglia, è come se lei ce l'avesse al collo, quindi monitorizzata ovunque va per far sì che lei rimanga dov'è. Perché là fuori potrebbe vivere troppo bene e quindi il suo sacrificio andrebbe a scemare, a finire. Monica, annuivi, no? Sì, perché lo vedo questo collare stretto, come se lei avesse proprio difficoltà quasi a respirare, ma dove il respiro è vita, quindi proprio la difficoltà a vivere la pienezza della vita. Qualche anno fa, un po' di anni fa, si usava il collarino, no? Per le ragazze. Erano dei collari tipo... Erano tipo anche delle, come mi ricordo, delle collane che sembravano corte e poi si potevano allargare, no? Intorno al collo, quindi era tipo una misura unica. Mm-hmm.
solo che proprio io mi ricordo che avevo provato una volta, ma hai proprio la sensazione Di costrizione. sì. Ma che poi, vabbè, l'idea del il collare al cane, il cane che è sottoposto al padrone, infatti adesso Sì, si usano infatti. molto di più le pettorine, anche se non vanno bene per tutti i cani. Una volta vidi passare un ragazzo con una collanina con il crocifisso e mi è proprio arrivato schiavo, Sì. ti portiamo dove vogliamo noi, no? È proprio il collare con guinzaglio invisibile e lui faceva, un giovane anche, Sì. portata forse per moda, che la croce adesso è di moda, Madonna Docet. Va bene. Portale Aureo lo riapriamo e chiamiamo la mamma e il papà. Monica. Il papà mi viene come se fosse in un uniforme per spiegare l'importanza che per lui aveva mantenere la propria dignità, il rispetto della propria persona e anche una certa, tra virgolette, forma, ok? Che gli altri non provassero pena per lui. Questo per lui era essenziale e lo vuol far capire a Cristina. Perché Cristina ha interpretato il fatto che lui le abbia tenuto nascosto la sua malattia come lei l'ha vissuto come un trauma, no? Mio padre non mi ha detto una cosa così importante, ma in realtà era un modo che lui aveva di rispettare se stesso, di non far pena a nessuno. Per lui è molto importante che Cristina capisca questo. Lui l'ha fatto per sé, non l'ha fatto per tenerla fuori, non l'ha fatto per tenerla a distanza, non voleva produrre sofferenza in lei, voleva proteggere se stesso. Come ti posso dire, il proprio orgoglio di essere umano, di uomo. Andarsene da signore, insomma, e Sì, non da sì. malato poverino. Benissimo. Elena? Sì, mi riallaccio a questa cosa per per una modalità con cui Cristina ha vissuto tutta la vita, proprio forse non sapendo nel dettaglio questa cosa del padre, ma forse percependola più che altro, e quindi anche la sensazione di poter sbagliare nelle azioni che lei avrebbe fatto all'esterno, compresa quella magari di incontrare un ragazzo o un compagno o un marito che non poteva essere perfetto agli occhi del padre, e quindi per evitare questa diciamo, sofferenza al padre lei si è annullata anche la vita. La mamma? Come la vedi, Monica? C'è un qualcosa che ha a che fare con il giudizio. Come se ci fosse in questa famiglia un po' il timore del giudizio e Degli come se ci altri. fosse, sì, un controllo. Io ti vedo, ti osservo nelle cose che fai. E vedo che tutta la famiglia era un po' sottoposta a questa cosa e quindi ha impedito in realtà di vivere liberamente. E La adesso mamma come la vedi? è come se adesso invece lei fosse libera. Poi comunque sono passati anche abbastanza anni dalla sua morte. Quindi vedo che ha proprio avuto modo, me l'ha fatta vedere come un bulbo sottoterra che è riuscita a sbocciare, ad emergere fuori ed è un fiore bellissimo, un po' assomiglia a un fiore di loto, però si sviluppa un pochino più in altezza. Quindi lei adesso è libera di profumare, di essere bella. I genitori, Elena, si sono rivisti nel portale aureo? Sì, io li ho visti ora che l'abbiamo riaperto tornare per mano, si tenevano per mano e sono come rotolati fuori per mano. Quindi, sì. Là dentro hanno visto delle eventuali altre vite che hanno vissuto insieme?
ridimensionando quindi l'importanza di questa, che sì, è Sì, c'è importante, tipo ma un... ehm, allora, in base all'esperienza che si decide, tra virgolette, di fare dopo, c'è una revisione di alcune vite che hai passato. Sì, nel loro caso c'è stata anche qualche vita insieme, di revisione, dico. Ne hanno fatte di più, ma è come se ci fosse un elenco di libri, come una sequenza di libri che sono quelli da revisionare, tra virgolette, prima di fare la nuova esperienza. Monica. So che non c'entra niente, ma perché il papà mi fa continuamente vedere la figura di un cowboy. So, come se fosse un film western, una cosa del genere. Mhm. Ehm, è come se avesse avuto un forte senso del essere uomo, maschio, uomo anche un po' tutto d'un pezzo. C'è qualcosa che è come se volesse insistere a dire a Cristina, perché è come se sentisse che Cristina ha delle perplessità. C'è un forte feeling fra loro due. E il padre è proprio come se riuscisse a leggere nel cuore e nella mente di Cristina e vedo che la sta portando a guardare nuovamente la struttura nella quale lui è stato ricoverato. E le dice, riesci a vedere che cosa sono riuscito a realizzare per l'ultima parte della mia vita? Un posto in cui mi hanno trattato come un essere umano. Io volevo questo. Quasi per dissolvere tutto il dolore, le perplessità e il trauma di Cristina, perché sente che Cristina ha ancora qualche resistenza. Bene, chiamiamo Cristina davanti ai genitori. Sì, l'immagine che arriva è proprio loro che si illuminano, gli occhi è come se si illuminassero, poi Cristina in mezzo e loro si abbracciano con Cristina in mezzo e lei è come se diventasse tutta luminosa di una luce, energia azzurra, ok? Che è l'energia che li alimentava uniti. Cioè, Cristina è dovuta rimanere lì single insieme ai genitori, cioè a prendersi cura dei genitori, perché altrimenti loro non sarebbero riusciti a stare assieme, nonostante io li vedo, cioè una coppia affiatata, ma probabilmente riuscivano a essere affiatati perché c'era Cristina lì che li stimolava a esserlo. Ecco. Vabbè, facciamo un gioco. Prima Elena, poi Monica. Una specie di telefono senza fili. Cristina lascerà un messaggio alla mamma e la mamma un messaggio a Cristina. Ma il messaggio di Cristina alla mamma lo lascia solo quando mette la sua mano sinistra sul chakra del cuore, proprio, e la destra sul chakra del cuore della mamma. Allora così si ha parola. Mm. Inizia Cristina verso la mamma. Da cuore a cuore, da anima a anima. Diretto, senza sovrastrutture, senza la mente, senza la vita incarnata, vissuta. Io vedo che le dice Cristina alla mamma, l'adorazione che ho per te mi ha riempita di amore nel farlo. Sì, tradotto a parole così. Cioè la direzione verso di te era, diciamo,
il senso è questo, la strada che mi ha portato verso l'amore per te era la mia adorazione nei tuoi confronti. E la mamma cosa risponde? Quindi Cristina abbassa le braccia e la mamma le mette come abbiamo detto. Mm. La tua cura era la mia procura. La tua crescita era la mia unica felicità. Monica, il padre adesso si rivolge alla figlia. C'è una caffettiera in mezzo, una moka. Il padre le dice, perché parla del tè, e dice, bevi una tazza di tè e finalmente pensa a te. Cristina, è come se in questo momento stesse un po' singhiozzando e mentre singhiozza il petto vibra, il cuore palpita forte. Mm. Questo battito mettiamolo in filo di fusione, da adesso fino alla fine della sessione. Sì, la mamma, che per me era un fiore, fa proprio vedere come i petali del fiore rappresentino il campo torico del cuore. E lei lo dice, non c'è nient'altro che questo. Se tu sei questo, senti il profumo della vita, vedi la bellezza della vita. Cristina adesso lascia un messaggio al padre. Sei stato il mio idolo, la mia ragione di vita. Mi sono sentita completamente vuota. Il padre, come se le bisbigliasse all'orecchio, ricordati il gioco di terza dimensione. Per Cristina ci vuole un po' per riuscire a metabolizzare questo messaggio, per comprenderne veramente il senso. E si rende conto che al momento il messaggio è solo sulle sue unghie. E poi piano piano dalle unghie si deve diffondere in tutto il corpo, ma soprattutto deve arrivare al cuore affinché lei abbia una vita propria. E che succede? 3-3. Si crea come una specie di spirale che li collega. È un vortice in movimento. E quella che è la consapevolezza dei genitori in questo vortice di movimento sfiora il petto di Cristina. Ed è come se a ogni giro di questa spirale Cristina ricevesse una carica energetica e di informazioni maggiore. Va bene. Quando vogliono si salutano. Elena, come lo fanno? Lasciando, ma allora, entrano nel portale andando all'indietro, ok, quindi fluttuando con la schiena che va verso il portale
mm? E lasciando una scia della loro energia animica, quasi come se questa energia potesse poi in vita, nella vita reale della Matrix, dare a Cristina la forza e la vitalità per potersi vivere la sua vita. Monica? In un certo senso è simile, perché è come se mi facessero vedere il cielo azzurro in cui ci sono delle nuvole e vedo Cristina che guarda in alto e riesce a vedere le nuvole che a volte hanno la forma che suggerisce la loro presenza. Va bene, li salutiamo e ritornano nel loro portale aureo. Elena, chiamiamo le 3 amiche e l'uomo che ha brevemente frequentato nel cinema. Sì, l'uomo arriva con interesse per capire un po' chi è Cristina e un po' che fine ha fatto, dico, anche se non so com'è andata poi, però la sensazione che lui trasmette è un po' di rabbia, quasi come se additasse Cristina di avergli nascosto chi lei è veramente, e anche un po' spaventato da quello che è successo, quasi come se avesse sentito questo allontanamento, come se fosse successo qualcosa. Ecco. Causa esoterica, Monica, dell'irritazione all'apparato genitale. Allora, chiaramente si sta sempre parlando di archetipi. Mi viene, non so per quale ragione, il film 9 settimane e mezzo. Come se ci fosse stata tra loro due una travolgente passione, dove però era come una storia che avesse scritto in sé per sé già alla fine. Quindi molto concentrata, molto intensa, ma destinata alla fine. Ok? E questo destinata alla fine è una scelta partita da Cristina. Perché è come se lei, gran parte della sua vita, avesse scelto di non essere felice, di scegliere una vita in cui non si respira, in cui non c'è gioia, c'è solamente il dovere. Non c'è spazio per il piacere. E se c'è spazio per il piacere è per un periodo limitato. Con senso di Quindi, colpa. e come? Cristina, sei cattolica senza esserlo. Sì, e infatti, no, non si può dire. Si può dire? Cosa? Mare? Ma sì, penso di sì. Sì, sì, sì. Hai fatto caso? La città è proprio cattolica. Ah, giusto. Poi magari, se vuoi... E non esiste il caso. Ma torniamo alle amiche, arrivano nel cinema? Sì, arrivano quasi, sembrano un po' quasi come, sai, le damigelle d'onore delle ragazze nobili, no? Le figlie dei re, dei principi, che avevano tutte queste damigelle, tutte vestite uguali, che la seguivano queste nobili ovunque. Arrivano un po' con questo stile qua. Sono importanti, Monica?
ai fini di questa storia? Non tanto. Pensa che quando lei ha detto vestite da damigelle, a me erano venute come se fossero delle campanelle, un po' il vestito ricorda quella forma Sì. lì, no? Però tipo 2 campanelle non suonano tanto, una suona, Quale suona? quella che forse risuona un po' di più con lei. Eh, non so, mi viene una frangetta, poi non so se c'è la frangetta. Va bene, causa esoterica, Monica, poi Elena, della, diciamo, tachicardia. Il cuore vibra. Io parlo ovviamente di causa esoterica, poi, cioè c'è proprio questa necessità di vivere la vita. È come se il cuore reclamasse il suo spazio. Quindi basta fatica di vivere, basta questo senso di oppressione, di dovere, di sacrificio, di non esistere per sé. È come se il cuore dicesse io esisto, tu esisti, vivi. Elena? Sì, è molto simile, infatti vedevo proprio il cuore che pulsava pienissimo di energia, anzi più del solito, per espandersi, per espandere il suo cuore ovunque, ma lei lo sente vibrare, lo sente chiuso lì perché lo limita, lo mette in gabbia, lo mette in una rete, nella rete che lei diceva prima, ci ha messo il suo cuore e quindi deve togliere questa rete per far sì che il cuore possa espandersi ovunque. Causa esoterica, Monica, dell'indecisione ad andare a vivere alla casa al mare. Sì, lei ha questo progetto che io ho visto come Attenta che cadi, Elena ha visto come Triangolo della morte, dove alla fine lei sta lì, ferma, ok? Il suo, diciamo così, obbligo che lei riceve è quello di non muoversi per paura di sbagliare, per paura anche di provare delle emozioni, per paura di dedicarsi a se stessa e di conoscersi, perché quella sarebbe veramente una grande sfida, per conoscere la Cristina più autentica. Sì, al mare c'è la luce, c'è il bianco, c'è l'orizzonte, c'è l'infinito, c'è tutto da scoprire, c'è proprio l'ampiezza, C'è l'amore, Elena. c'è anche l'amore, assolutamente, assolutamente. Nella gamma delle Magari non è possibilità. il primo, ma nel senso fare esperienza, ecco, tenere ben presente che ehm, mm, non c'è l'amore perfetto o definitivo senza Subito. prima fare esperienza. O non c'è la fiamma così, d'emblée, Esatto. come nei film. Mm. Monica? Mi mostra lei che cammina sul bagnasciuga e frontalmente arriva un uomo. E vedo che è come un incontro, un po' tipo un colpo di fulmine, diciamo, un interesse reciproco. Mhm. È inverno? Eh, mi sembra primavera, Mm. non proprio inverno. Lei è sola o passeggia con un cane? Infatti, è bravo. Quindi il cane che è il pretesto per attaccare a bottone? Eh, sì, perché è come se lui dicesse anch'io ho un cane o l'ho avuto, una cosa del genere, sì. Questo non vuol dire che dovrà succedere, Cristina, ma se vuoi lo fai succedere. Prima non so se mi avete sentito, in filo di fusione con le casse inesistenti e virtuali del sottofondo di questa sessione, continua a battere il cuore di Cristina. Anche lì al mare, in questa scena. Certo. Che succede? Lo colleghiamo le casse all'acqua del mare.
usando il mezzo acqua come mezzo di trasmissione e moltiplicazione e accentuazione del suono, della vibrazione. Quello che vi arriva è che tutte le navi presenti sul mare suonano la loro tromba come segno di aver ricevuto questa onda di vibrazione del cuore di Cristina a simbolo di festeggiarla, festeggiare l'energia che porta. Bene, sono 2301 navi, tutte le vite parallele di Cristina. In ognuna c'è una Cristina e un Cristino, donna, uomo, vecchio, vecchia, bambino, bambina, adolescente, adolescente, giovinetta, giovinetto, in tutte le vite, con tutti i colori di pelle possibili, colori degli occhi, successo, vite su vite. Cosa fanno queste navi, Monica? Allora, quello che io vedo è che le navi è come se smuovessero maggiormente il mare. E questo mare è come se facesse vedere che riesce ad andare a purificare Cristina, a purificare lei, Cristina attuale, e tutte le altre Cristine, di tutte le altre vite. Come se mi facesse vedere che adesso il sale non è più delle lacrime, non è più della difficoltà, ma è della purificazione. Bene. Elena, cluster. Andiamoci. Sì, l'entrata del cluster è come se fosse un oblò di una nave. Apre questo oblò e mi appaiono le sue vite come infiniti rossetti di colori diversi, che sono tutti diciamo, i rossetti con cui lei si è mostrata al mondo nelle varie vite, di cui lei non ha più bisogno, nel senso che adesso è libera di potersi mostrare per quello che è, senza maschera. E quindi manda tutti i rossetti dentro al portale definitivo. Monica? Sì, io li avevo visti come tanti lettini di ospedale, probabilmente per la sua attitudine all'assistenzialismo. Penso non solo verso i genitori, però proprio in generale, a cercare delle persone che dipendano da lei, dalle sue cure. Però lei non vuole più portare avanti questo, che effettivamente, come dice Elena, è una maschera, perché quello dell'assistenzialismo è una maschera, è una dinamica di terza dimensione per non occuparsi di se stessi. Li tiene, Monica? No, esattamente come ha detto Elena, via. Cioè lei adesso può essere se stessa, non ha più bisogno di maschere. Cosa fa Elena? Li butta? Sì, tutti dentro il portale definitivo. Cosa crea al suo posto? Chi vuole? È carino questo ad eternum perché nasce dal mare, proprio come se fosse una tromba d'acqua, e poi in mezzo ha delle felci marine come decorazione. Ok, ne voglio uno grandioso, Elena, non carino. È un'energia talmente potente che fa addirittura rumore a livello globale. Il movimento di quest'acqua con la sua energia fa rumore. Si sente un rumore come quando il mare è
è grosso, no? Quando si dice che il mare è grosso, che va a 8, 10, 12 nodi, senti il rumore del mare. Ecco, questo è moltiplicato all'infinito, lo si sente ovunque, la sua energia fa rumore. È un rumore piacevole? Sì. C'è un avatar, Elena? Era quasi riuscito a riformarsi completamente e quasi ad imporre di nuovo tutta la sua influenza. Ma l'anima di Cristina ha fatto sì che lei facesse la sessione prima che lui potesse riprendere completamente il sopravvento. E quindi c'è una parte che manca e Cristina ora manda tutto nel portale definitivo. Ok, Monica, c'è ancora qualcosa dell'impianto interferente eterico, mentale e degli impianti eterici e mentali? No. Elena? No. Nuovo progetto, Elena. Il surf delle idee. Quindi è proprio Cristina che surfa con la sua tavola sulla cresta delle sue enormi onde con tutta la sua energia e va verso l'idea della sua vita libera. Monica. Sì, molto simile. Mi è venuto nuotando nel mare della vita. Vedo che cambia anche stili di nuoto perché all'interno della vita sa essere creativa. Nuova vibrazione, Monica. 268. Intervieni, Elena, se vuoi. Sì, un pochino più alta, l'ho vista 300 qualcosa. Consapevolezza, Monica. 170. Anima. 48. Vite. 1814. Cervello. 9,6. Suscettibilità ipnotica. 50. 3D. 38. Vivacità animica. 75. Bene, sempre al ritmo del suo cuore, Elena, messaggio finale di Cristina a se stessa, entrambe le mani sullo sterno. Espanditi insieme al tuo battito e verrai trasportata nel divertimento e nella felicità della tua nuova vita. Monica. Mi sono liberata da maschere e da schemi. Sono nuda e sono totalmente... Come la vedete? Come se si fosse tolta una patina, tipo c'era un filtro imbruttente, ingrigente, l'ha tolto. È radiosa. Elena. Io la vedo leggera, che si è liberata proprio di questa patina, probabilmente era molto pesante, la teneva molto giù. Adesso è molto leggera e luminosa e quindi riesce a fluttuare. Monica, se tu vedessi intorno a lei degli oggetti e gli oggetti rappresentassero delle sue predisposizioni, faccio un esempio, il ditale da cucire vuol dire che è portata al ricamo.
un guinzaglio è portato ad avere un cane, eccetera, eccetera. Cosa vedresti? Allora, mi fa vedere, non so perché, un ventaglio, ti dico. Un tavolo trasparente che sembra un po' di design particolare come tavolo, e poi c'è tipo una chioma d'albero. Elena? Mi è arrivata subito un'anfora, quindi si può fare lavorare la ceramica o l'argilla. Ok, come la vedete? Come prima? Come l'inizio? No, no, tutt'altro. No. È perfettamente consapevole che è nella sua nuova vita, che questa da oggi inizia la sua nuova vita. Ok. C'è una vecchia Cristina che lei lascia a casa e lei esce perché ha da fare. Elena, dimmi. No, dicevo che addirittura si vede nella sua casa come se fosse l'ultimo piano di un grattacielo altissimo, ok? E non ci sono più pareti, quindi in alto e libera di andare dove vuole. Come la vedi la nuova Cristina che se ne esce perché ha da fare? Monica. Sta raccogliendo delle conchiglie che ha trovato sul mare, sono tutte diverse. Le colleziona, le guarda, le osserva, le ascolta, e vedo che scopre dei particolari delle conchiglie che le danno grandissima gioia e grandissimi segnali e suggerimenti. Elena? Sì, questa curiosità va avanti e lei vedo che prenota un corso di subacquea per imparare ad andare a osservare anche quello che il mare offre nei fondali. Vibrazione finale? Ditelo insieme. 500. 378. Ah, vedi? Ok, vabbè, si assesterà su quindi un 3, 2, Mm. 300, che è tantissimo. Abbiamo finito.